Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro con un dolce fresco e cremoso al sapore di fragola. Base croccante e ripieno al formaggio spalmabile, la cheesecake alle fragole. La base è quella classica di tutte le cheesecake. Iniziate a prepararla sbriciolando finemente i biscotti aiutandovi con un frullatore. Metteteli in una ciotola capiente, poi fate sciogliere il burro fino a farlo diventare liquido al microonde o in un pentolino a fiamma bassa. Mescolatelo ai biscotti sbriciolati in modo da inumidirli totalmente senza lasciare parti asciutte. Le dosi sono per una tortiera da 22 ma anche da 24 andrà bene, verrà solo leggermente un po' più bassa. Foderatela con carta forno e iniziate a ricoprirne il fondo con circa un terzo dell'impasto di biscotti. Versate poi l'impasto rimanente e premettetelo sul fianco della tortiera per formare i bordi della base, cercando poi di livellare il bordo per avere un'altezza omogenea su tutta la circonferenza. Compattatelo bene per renderlo più stabile, poi mettetelo in frigorifero a solidificare per almeno una ventina di minuti. Per la farcia utilizzate le uova intere, apritele in una ciotola e aggiungetegli lo zucchero e l'amido di mais. Fate inumidire le polveri con le uova, poi sbattetele fino a far assorbire con una frusta a mano o elettrica. Aggiungete quindi il formaggio spalmabile tipo Philadelphia e continuate con le fruste fino a quando non sia distribuito nell'impasto senza lasciare grumi. Arricchite con la panna e, se lo avete, con un cucchiaio di estratto di vaniglia. Distribuite anche questi ingredienti nell'impasto e anche la farcia è pronta. La base della torta a questo punto si sarà ben solidificata in frigorifero e potete adesso riempirla con la crema di formaggio e panna. Date una mescolata alla crema per evitare che le parti pesanti rimangano tutte sul fondo, riempite la crosta a biscotto e infornate in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa un'ora. Mentre la torta si cuoce, preparo la copertura alle fragole nella maniera più semplice che esiste, frullandole. A seconda delle fragole che trovate e del loro grado di maturazione potrebbero però richiedere l'aggiunta di zucchero e o di qualche cucchiaio di succo di limone. Il mio consiglio è di frullarle, assaggiarle e poi valutare se aggiungerli o meno. Passata un'ora in forno la torta sarà cotta e gonfia. Per evitare che raffreddandosi si afflosci affondandosi al centro, fatela raffreddare completamente in forno lasciando lo sportello socchiuso. Quando sarà completamente fredda, toglietela dal forno ed estraetela dall'anello che la contiene. La base biscotto tenderà leggermente a sbriciolarsi come in tutte le cheesecake. Se volete limitare questo effetto e non avete fretta di mangiarla, potete lasciarla in frigorifero coperta da pellicola alimentare e sformarla il giorno dopo. Così facendo, l'umidità della torta impregnerà leggermente la base rendendola meno soggetta a sbriciolamento. Servitela accompagnandola con le fragole frullate che contrastano alla perfezione con la pastosità e la cremosità di questa torta golosa e ricca che diventa in questo modo anche fresca e succosa. Io anche oggi con questo dolce vi saluto, vi auguro buon divertimento e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino qui su Cibo Dentro. Ciao!